Ciao amici del bosco, sono arrivate le api. In questo video inizio a raccontarvi questa nuova avventura. Ora nel telaino che sta andando di sotto. Eccola, sì, si vede benissimo. Abbiamo in custodia un bellissimo alveare. È stata una decisione che si è prolungata nel tempo perché avevo molta paura che questo luogo non fosse abbastanza adatto a loro, visto che sono circondata dal paese, dalle strade e anche dai vigneti. Poi ho colto l'occasione, mi è stata offerta una famiglia e così ho deciso di intraprendere questa nuova avventura. Facciamo la nostra prima ispezione. Ok, io ci sono. Si apre il coperchio. Appoggio a terra. Sì, Ok. Anche per qua. E non lo aprire subito. Certo, la visibilità diminuisce. Sì. Senti il rumore? L'importante è che io adesso resti tranquilla. Loro sono buone. Sto studiando tantissimo, ho già fatto un corso, ho un maestro che mi accompagna, insomma sono sicura che ce la farò e ce la farò anche grazie al vostro aiuto, quindi mano a mano mi consiglierete voi anche se commetterò qualche errore. Il fumo serve a tenerle lontane, giusto? Vai. Ok. Allora, fatti da qua, da su piano piano e da qui si vede quante scorte ci sono. Non molte. Non molte, quindi... Solo in un angolo. Ok. Sì, però vedo che stanno opercolando, cioè stanno chiudendo il miele che hanno già immagazzinato nelle cellette. Quindi c'è miele ma non è ancora chiuso. Non è chiuso, questo invece è già opercolato, chiuso. Girai dall'altra parte, Andiamo vediamo di se qua. si vede la regina. Perfetto. Ok. E si possono controllare un pochi o tutti, come volete voi. Allora, vediamo se si può dare agganciato tutto bene. Stringi forte. No, questo c'è. Questo è tutto Questo sì, è come l'altro. No, metà e metà, diciamo. no, è un bel. No. Va bene? Sì. Condividerò con voi tutte le cose che imparerò strada facendo. Ma perché ho deciso di prendere le api? Perché sono sicuramente un elemento importantissimo da inserire in un ambiente produttivo come un orto e un frutteto. La loro prima funzione è quella di impollinare e quindi andranno a migliorare i nostri raccolti. Avere delle api vicine che vengono a visitare tutte le nostre fioriture è veramente una mossa strategica interessante anche per il bene di tutte le altre produzioni. Inoltre le api hanno bisogno della nostra protezione e del nostro aiuto ed è bene tenerne il più possibile diffuse nel territorio, quindi perché non accoglierle in un luogo nel quale io poi cerco di dare spazio a tutte le fioriture possibili. Infatti è importante la biodiversità, io ho tante piante anche spontanee che vanno in fiore, ho tutti gli alberi da frutto, ho le belle siepi, ho le piante aromatiche. Tutte queste scelte fatte nel tempo mi danno oggi la possibilità di offrire, diciamo, una base alimentare per le mie api. Bisogna stare attenti che non si rompano le cellette, che se cola il miele poi dopo diventa. Queste sono cove, vedi? Ah, questa è la cova, questo è il tuo colore. Allora la regina non potrebbe essere anche in queste zone qua. Più si va nel centro e più c'è movimento. Guarda qua quante sono. Sì, ci sono, Allora, ci sono cellette vuote, però. C'è un sacco di cellette vuote al centro, perché sono una cosa normale del ciclo oppure... Diciamo che sono mancate le fioriture per la siccità. Ah, qui c'è un sacco di covata, giusto? Sì. Allora, guarda che c'ha le zampette piene di polline, ce n'è una che c'ha le zampette gialle. Qualcosa riescono a trovare ancora, poco. Poco perché la siccità ha fatto mancare Le fioriture, quindi stanno bene ma potevano stare meglio. Per quest'anno io non raccolgo miele, non raccolgo nulla della produzione delle api perché la cosa più importante è verificare che la famiglia stia bene, che abbia fatto abbastanza scorte e che si trovi bene in questo spazio. Io non sono sicura ancora che loro possano stare bene in questo luogo. Comunque le scorte ci sono, nonostante tutto. La regina. Eccola la regina. Eccola, sì, si vede benissimo. Ora nel telaino che sta andando di sotto. Di sotto, adesso giro. E qui.
Eccola qua, guarda. Qui. Sì. Anche qui c'è un sacco di miele. Sì, opercolato e da opercolare e qualche covata. Sono rimasta tranquilla, è una cosa importante che loro non percepiscano. Ce n'è una sul guanto però, guarda, è rimasta attaccata. Non importa. Bello vederlo dentro. Abbiamo fatto questa ispezione la mattina, in un momento quindi della giornata in cui ci sono tantissime api operaie in giro a bottinare. Nonostante questo ne abbiamo trovate tantissime anche dentro. Ci sono cose importanti che dobbiamo conoscere sul funzionamento di questo super organismo e anche sui bisogni che hanno, visto che le api da un po' di tempo sono diventate molto più fragili purtroppo. L'orario è una cosa importante e anche il clima è importante. Va evitato, quando eventualmente si fanno ispezioni in inverno, di farlo quando fa troppo freddo, perché altrimenti andiamo proprio ad alterare il clima che loro hanno creato all'interno del glomere. Aprire per la prima volta l'alveare del bosco di Ogygia è stato davvero emozionante. L'ho fatto per fare un trattamento anti-varroa. La varroa è un acaro che colpisce praticamente tutte le nostre api, non esistono quasi alveari indenni da questo problema e quindi dobbiamo aiutare le api a contenere il problema fino a quando non saranno in grado da sole di farle, visto che la varroa è arrivata abbastanza di recente, e lo facciamo con alcuni trattamenti. Esistono vari trattamenti che si possono fare, in questo caso sono intervenuta con il timolo che ha un odore di olio essenziale che infastidisce la varroa. Più avanti farò il trattamento con l'acido ossalico. Bellissimo, una grande responsabilità. Lo abbasso piano piano. Ok. La prima ispezione è andata molto bene, è stato bellissimo vederle all'opera, però ci vuole un aiuto perché da sola ci vuole un po' di esperienza per fare tutto quanto da sola. E così è iniziata una nuova avventura. Ringrazio chi mi ha dato le api e che mi sta aiutando ad imparare a gestirle, un apicoltore locale che avete visto mascherato e che rimarrà mascherato, e poi ringrazio Agraria Ughetto che invece mi sta fornendo i materiali per la gestione di un alveare, che sono molto importanti. Per iniziare non servono tante cose, serve sicuramente una tuta di protezione, un affumigatore, insomma alcuni oggetti che ci servono per fare le ispezioni, serve naturalmente l'arnia e serve anche di iscriversi ad un registro particolare per avere il nostro codice apistico. Questo è importante perché esiste un registro nazionale che è bene che sia presente per avere sotto controllo, insomma, la distribuzione delle famiglie in Italia. Comunque, per iniziare cosa ci serve? Appunto, oltre alle api e all'arnia ci serve una tuta e dei guanti con il casco di protezione anche per il volto, naturalmente, per non prendere le punture. Prima un'ape mi ha provato a pungere un guanto, l'ho vista. Poi serve un affumigatore importante che ci serve per allontanare le api, farle stare tranquille nel momento dell'ispezione, le pinze per tirare su i telai e anche una leva ugualmente per staccare, visto che abbiamo la propoli che incolla le varie parti. Le api aiutano l'ambiente nel suo complesso, sono sentinelle della qualità del nostro ambiente, aiutano tantissimo la biodiversità, quindi valutate anche voi questa possibilità, perché non accogliere anche uno o più alveari nel vostro spazio. Tra l'altro offrono dei prodotti meravigliosi con i quali non dobbiamo esagerare, soltanto quello che possiamo prendere, un po' di miele, eventualmente un po' di propoli, la cera, il polline. Hanno dei prodotti meravigliosi che ci aiutano tantissimo per la salute. Ringrazio la mia guida in questa avventura e ringrazio anche Agraria Ughetto che mi sta fornendo i materiali, e vi lascio anche i link perché trovate nel loro sito, oltre appunto ad uno shop rifornito con tutto quello che vi può servire, anche dei videocorsi per imparare, diciamo, le basi della gestione di un alveare. Lasciate un like a questo video se vi piacciono le api e ci vediamo al prossimo. Ciao! E che siamo di passaggio come lombrichi nella terra, che si nasce e poi si muore come alberi nel bosco.